Sai quante volte mi sono pentito dei miei acquisti fotografici? Non mi manca certo l'esperienza per individuare l'attrezzatura più adeguata alle mie specifiche esigenze, ma delle volte entrano in gioco dei fattori che annebbiano le nostre decisioni e diventano impulsive, irrazionali. Ci sono però una serie di errori che, specialmente all'inizio, possono portarti a fare acquisti sbagliati. Ecco le 7 cose che devi assolutamente evitare quando acquisti attrezzatura fotografica. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Ho sempre cercato di ottenere il massimo dalle risorse che avevo a disposizione, anche risorse economiche, e oggi voglio condividere con te i 7 comportamenti da evitare per non buttare soldi acquistando attrezzatura fotografica. Il primo comportamento che può indirizzarti verso un acquisto sbagliato è giudicare al primo impatto. Ciò che ti sembra comodo o scomodo nel primo istante in cui hai in mano, che ne so, una macchina fotografica, un obiettivo, potrebbe diventare il contrario esatto dopo un po' che lo usi. Ti faccio l'esempio: quando io sono passato da Nikon a Panasonic D700 GH2, due macchine completamente differenti, è stato uno shock, era tutto diverso, però poi dopo qualche settimana mi sono abituato a questo nuovo modo di lavorare che poi mi è piaciuto, tant'è che sono rimasto nei sistemi mirrorless. E quando sono passato a Sony, di nuovo mi sembrava tutto scomodissimo, il menu impossibile, tutta una serie di cose che magari io facevo in altra maniera e ho dovuto cambiare le mie abitudini per adattarle al nuovo sistema che stavo usando. Tutto questo è legato a un'abitudine che puoi fare. Poi è chiaro che ci sono degli oggetti che sono più scomodi di altri, ma è anche vero che se scegliamo un sistema deve essere per delle ragioni concrete e che ci servono nell'operatività di tutti i giorni. La scomodità della prima settimana lasciamola perdere, le abitudini sono cattive consigliere, le possiamo sempre modificare. Un altro errore che vedo fare molto spesso è quello di comprare qualcosa per migliorare, perché ci dà nuovi stimoli. Cercare nuovi stimoli in un oggetto, in uno strumento, è una cosa assolutamente lecita, per carità di Dio, però è destinata proprio di principio ad esaurirsi, perché poi arriverà un'altra cosa ancora più nuova che ci darebbe ancora altri stimoli. Forse lo stimolo a migliorare deve venire da noi stessi e lo strumento deve essere semplicemente adatto a quello che dobbiamo fare, deve essere misurato sulle nostre esigenze, ma non significa che debba essere l'ultimo, il migliore, il più nuovo, quello con le caratteristiche più innovative. Capita poi di non valutare il costo di un determinato sistema sull'insieme di quello di cui abbiamo bisogno. Ti faccio un esempio: trovi un corpo macchina, ha tutte le caratteristiche che vuoi, costa poco, lo compri, dopodiché vai a vedere: mi serve questo obiettivo, quest'altro, questo flash, devo aggiungere questi accessori, sommi questa cifra e ti viene fuori un qualche cosa che non puoi affrontare, che non avevi previsto. Quando acquisti qualcosa devi valutare nel suo complesso, perché magari quel sistema che ha il determinato accessorio che costa di più o di meno, una volta che va a mettere tutto insieme può essere più o meno conveniente, più o meno adatto a quello che devi fare. Dunque conviene valutare tutti i pezzi di cui abbiamo bisogno. E sempre a proposito di risparmiare, un altro errore che vedo fare spessissimo è quello di acquistare al mercato cosiddetto grigio, da rivenditori che fanno giri strani per ottenere prezzi stracciati sulle attrezzature, eludendo eventualmente IVA, dazi o altro, ma che poi, se c'è un problema, devi risolverlo tu. Non hai l'assistenza ufficiale, non hai quella del produttore, hai quella del negoziante che magari ha chiuso, che magari si trova a Hong Kong, devi spedire la macchina, diventa un inferno. È una cosa che può funzionare su acquisti di oggetti relativamente economici e che magari non vale la pena di riparare, ma su un acquisto importante come può essere un'ottica che è destinata a durare nel tempo e potrebbe
aver problemi non è una grandissima idea, perché al termine del periodo di garanzia, nella quale il negoziante sarebbe responsabile della riparazione, al termine di quel periodo è difficile trovare qualcuno che ci metta le mani, perché molti produttori non forniscono proprio neanche i pezzi di ricambio su articoli che non sono stati importati regolarmente. Dunque pensaci bene, perché risparmi qualcosa all'acquisto ma ti esponi a una serie di possibili problemi per il futuro. Altro errore classico in quest'ambito è quello di spendere troppo su un pezzo dell'attrezzatura e non ti restano i soldi per il resto. Compri un corpo macchina nuovo fiammante da 50-60 megapixel ultimo modello e poi ci attacchi un obiettivo in kit da pochi euro perché hai speso tutto nella macchina. Ti troverai con delle foto gigantesche e prive di dettaglio, una doppia perdita di soldi. Dunque cerca di fare acquisti equilibrati, considera quello che ti serve nel suo complesso. Nel dubbio spendi qualche soldo in più sugli obiettivi piuttosto che sul corpo macchina. Gli obiettivi sono destinati a durare tanto nel tempo, i corpi macchina vanno e vengono. Peggio ancora è acquistare in base alle specifiche piuttosto che al reale funzionamento di un apparecchio. Il fatto che una macchina, un obiettivo abbia la determinata caratteristica non vuol dire automaticamente che quella caratteristica funzioni e sia efficace. Una macchina che ha 20 stop di gamma dinamica, ma poi di questi 20 stop ne puoi usare soltanto 10, non è molto differente da una che ha 10 stop di gamma dinamica e li puoi usare tutti e 10. E lo stesso vale per tante altre caratteristiche. Avere 10.000 punti di autofocus e nessuno di questi è preciso e veloce non è tanto meglio di avere un solo punto autofocus che però funziona. Dunque prova le attrezzature, non riesci a provarle? Guarda almeno le recensioni, guarda più di una recensione, ma il mio consiglio è quello di provare. Spendi 10 euro in più, anziché comprare online, compra in un negozio fisico di tua fiducia dove magari trovi delle persone competenti che quelle macchine le hanno potute provare, ne hanno esperienza, hanno sentito quello che altre persone che hanno acquistato lo stesso apparecchio hanno poi riportato, hanno segnalato. Il prossimo consiglio è strano, lo ammetto, ma non fidarti dei consigli, specialmente quelli degli utenti che hanno quel determinato prodotto, specialmente quelli nei forum. Che cosa voglio dire? Non te ne avere a male. Quando compri qualche cosa, ci hai speso dei soldi e sei contento del tuo acquisto, cerchi di giustificarlo anche inconsciamente, anche in buona fede, ma parlerai di tutte quelle cose che ti sono tanto piaciute, difficilmente parlerai dei suoi difetti, e questo succede decine e decine di volte appunto nei forum. È il posto dove secondo me questa cosa succede di più. Dunque filtra questo genere di contenuto, perché il forum può essere un posto eccellente dove andare a ricercare i difetti di una determinata attrezzatura, perché l'utente che ha acquistato il determinato apparecchio ha trovato un certo problema e va cercando la soluzione, magari la trova e di conseguenza la condivide anche. Se quella soluzione va bene anche per te, hai un'informazione preziosa, ma se quella soluzione per te non va bene, ha un'informazione ancora più preziosa. Non devi acquistare quell'apparecchio. Se invece stai cercando giudizi su qualcosa, guarda le recensioni, senti i negozianti, i professionisti, quelli che non hanno un interesse specifico su quel tipo di apparecchio, un'affezione per quel marchio, per quella macchina, delle persone che magari d'attrezzatura gliene passa tanta per le mani e di conseguenza possono darti pregi e difetti di quello che tu stai individuando, di quello che ti interessa. Mettendo in pratica tutti questi consigli vedrai che riuscirai a trovare l'attrezzatura che è più adatta alle tue specifiche esigenze, perché non c'è un meglio e un peggio, un più costoso e un più economico, ma c'è un più adatto a quello che dobbiamo fare. Ma buttar soldi immagino che non piaccia a nessuno. Nella descrizione qui sotto trovi una serie di link, sono link di affiliazione, dunque mi consentono di portare avanti questa mia attività, mi sostengono, a te non costa neanche un centesimo in più,
Anzi, il più delle volte riesci a risparmiare. Così come per risparmiare puoi seguirmi su Telegram, il link sempre nella descrizione qui sotto, dove condivido le migliori occasioni, gli sconti più importanti e sono tutti quanti selezionati a mano da me. Dietro non c'è un software, c'è una persona che controlla a mano quello che è veramente più conveniente. Ma sempre nell'ottica di risparmiare, bisogna cercare di acquistare nella maniera più consapevole possibile. Io ti ho spiegato tutto nel video che ti linko qui accanto. Dagli un'occhiata, fai click perché ci sono tante informazioni interessanti. Dammi una mano col canale, metti un bel like, condividi tutte queste informazioni, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.